In questo video esploreremo in profondità il Tascam Mixcast 4, quindi vedremo non solo tutti i controlli tattili, quindi i fader, le manopole eccetera, ma anche il menu, le impostazioni e gli effetti. Mettiti comodo perché questo è un video lungo ma molto approfondito. Bene, dunque proviamo a vedere il pannello posteriore di questo Tascam Mixcast 4 e vediamo un po' che cosa c'è. Allora, quello che vediamo è che qui ci sono 4 ingressi che sono sia XLR che jack. Poi abbiamo qui un TRRS per connettere uno smartphone, un telefono, oppure abbiamo 2 line-in diciamo stereo per connettere un altro strumento. Quindi possiamo qui selezionare con questo selettore l'input select, quindi se vogliamo il line-in o il TRRS, ovvero il telefono. Io ce l'ho di solito sempre selezionato qui perché inserisco spesso un telefono per fare video interviste. Non voglio spoilerarti niente, ma il telefono puoi anche connetterlo via Bluetooth, però poi ti dirò perché io preferisco comunque via cavo. Da quest'altro lato del pannello abbiamo un line out, quindi un'uscita stereo che possiamo utilizzare tranquillamente come line out. Abbiamo 2 monitor out, quindi possiamo collegare 2 casse tranquillamente, casse monitor, oppure se vogliamo andare in un altro dispositivo, insomma possiamo farlo attraverso il monitor out. Poi abbiamo 4 cuffie, quindi con i jack grandi. Ti faccio vedere che la prima cuffia però, la cuffia numero 1, è disponibile anche nel pannello anteriore, dove vedi c'è soltanto l'ingresso per la cuffia, ok? Quindi questa è la cuffia 1 in TRRS e sarebbe la stessa cuffia che abbiamo nell'ingresso 1, ok? Quindi la stessa cuffia può essere utilizzata o in jack o in TRRS. Ovviamente puoi utilizzare anche dei semplici adattatori. Questo qui è ovviamente diciamo l'attacco per l'alimentatore, quindi per andare in corrente. Questo qui è il tasto power. Questa qui è la sezione dove puoi inserire, ok, la memory card. Quindi una memory card. Poi ti dirò quale. Io ho una SanDisk da 128, ma puoi utilizzare qualsiasi tipo di scheda di memoria veloce, non velocissima perché non stiamo registrando filmati, ma veloce. E questa qui è la porta USB-C per connettere il nostro dispositivo al computer o a qualsiasi sorgente. Ok, quindi questo è il pannello posteriore dove appunto ci sono tutti i tipi di ingressi e uscite di cui dispone questo strumento e come abbiamo detto nel pannello frontale c'è soltanto il jack della cuffia e adesso andiamo a vedere le funzionalità di questo Tascam Mixcast 4. In questa seconda parte vediamo il pannello superiore. Ok, in questo momento procediamo a guardare le impostazioni del pannello superiore. Quindi cosa facciamo? Accendiamo il Mixcast 4. Ok, lui adesso si accende, c'è la scritta qui sul display e ci chiede: sei sicuro? C'è la Phantom accesa su un canale, sei sicuro? Sì, perché ho dei microfoni connessi con la Phantom. Benissimo, si è acceso, quindi funziona perfettamente. Benissimo, vediamo prima in questa parte qui. Abbiamo 4 tracce, che sono le 4 tracce che ti ho fatto vedere prima, dove io di solito vado a connettere dei microfoni. Per ogni singola traccia abbiamo un fader molto lungo e molto leggero, quindi facilissimo da gestire. Per ogni traccia abbiamo il tasto mute, che serve appunto a silenziare la traccia, e il tasto solo, che serve per diciamo mettere in evidenza, ascoltare soltanto quella singola traccia. Ok, questo ce l'abbiamo su tutte e 4 le tracce microfoniche. Poi abbiamo diciamo un altro canale che è USB, come puoi vedere dall'indicatore luminoso. Questo qui di solito io ho l'indicazione Mac, questo qui è ciò che viene fuori dal computer. Quindi con questo fader io riesco a gestire la quantità di volume di tutto ciò che arriva dal computer. Anche qui abbiamo mute and solo. Poi abbiamo il tasto phone. Ti ricordi, ti ho fatto vedere nel pannello posteriore che c'era un ingresso appunto per il telefono, per lo smartphone. Ecco, da questo canale noi possiamo tranquillamente comandare l'ingresso del nostro smartphone sempre con mute e solo. E mute e solo anche per il Bluetooth. Quindi possiamo connettere il nostro smartphone o attraverso il cavo TRRS o in Bluetooth con gli stessi controlli. Questo qui infine è per il pad e il pad c'ha soltanto il solo, non c'ha il mute. Bene, questa è la prima parte del Tascam Mixcast 4 dove appunto ti ho fatto vedere che cosa c'è e come funziona. Ovviamente è tutto molto semplice perché ci sono le iconcine colorate
su ogni singola traccia, quindi è veramente molto molto semplice. Da quest'altro lato abbiamo invece la manopolina del monitor out. Questo serve appunto a decidere la quantità di volume, tutto ciò che deve andare fuori dai monitor out, che sono appunto, come ti ricordi, sul pannello posteriore. Poi abbiamo i 4 indicatori delle cuffie, ok? Indicatori che sono colorati, per cui a ogni cuffia corrisponde un colore, quindi non puoi assolutamente sbagliare. Come ti dicevo, la cuffia numero 1 può essere sia inserita qui che qui, ok? A seconda se hai un jack più grande o un cavetto più piccolino. Perfetto. Poi abbiamo 3 bottoni. Mark è per inserire dei marcatori durante la registrazione, io non l'ho mai utilizzato. Stop per fermare la registrazione e Rec Pause, che è il tastone che lampeggia quando stai appunto facendo una registrazione. Nella parte bassa qui abbiamo 8 pad che sono sensibili al tocco, possono essere programmati e i suoni possono essere caricati attraverso il computer. 8 pad che sono gestiti appunto il volume da questo fader, ma ogni singolo pad può essere gestito anche come volume all'interno del Tascam Mixcast 4. Quindi tra poco andiamo a vedere tutto ciò che è il menu. In questa terza parte vediamo in maniera approfondita il menu e tutte le impostazioni. Passiamo dunque a vedere le funzionalità del menu. Come puoi vedere, il Tascam Mixcast 4 ha un display abbastanza grande con una buona risoluzione ed è tutto molto leggibile, quindi questo sicuramente aiuta. Allora, come puoi vedere, il display è anche molto colorato. Qui in alto abbiamo l'hamburger menu che ci porta dentro il menu, te lo faccio vedere dopo. Qui abbiamo il tempo di registrazione, qui abbiamo il tempo rimanente, qui abbiamo l'iconcina della SD, quindi della card sulla quale andiamo a registrare. In basso vediamo i singoli canali, quindi viene riprodotto esattamente questo, e in più ci sono sotto tutti i nomi dei vari pad. Ci sono 8 banchi di 8 pad ciascuno, quindi veramente tantissimo. Ok, allora proviamo a entrare nel menu. Per entrare nel menu di ogni singolo canale hai 2 alternative: o clicchi direttamente sull'iconcina del singolo canale oppure vai nel menu e entri sul canale. Io preferisco, per far molto prima, se devo modificare ad esempio il canale numero 1, clicco qua su 1 e mi trovo direttamente qui dentro. Ok, quindi è molto più comodo per me. Però entrambe le strade vanno benissimo. Ok, entriamo nel singolo canale e ti faccio vedere come questi settaggi valgono soprattutto per tutti e 4 i canali. Quindi abbiamo qui un meter. Come vedi c'è una zona arancione all'interno della quale si dovrebbe attestare il gain per non andare in clip tra meno 12 e meno 6. Ok. Questo qui è il setting del gain, quindi qui adesso in questo momento è a 40, puoi settare il gain in base a quello che più ti interessa, e soprattutto perché qui accanto hai un meter, quindi è abbastanza facile parlare nel microfono, settare il gain e vedere che con il meter stai andando nella zona giusta. Qui accanto abbiamo 2 tasti, condensatore e dinamico, proprio per la scelta del microfono. Quale microfono stiamo utilizzando? Un microfono a condensatore o un microfono dinamico? Ecco, semplicemente ci basta cliccare qui, in modo che lui sa che se è dinamico non attiva la 48 volt, se è a condensatore attiva la 48 volt. Poi abbiamo qui ancora impostazione della voce e impostazione degli effetti. Ti faccio vedere, impostazione della voce c'è tutta la parte relativa agli effetti, quindi DSR, soppressore del rumore, ducking, e abbiamo nella schermata numero 1 tono e compressore, ma questo lo vediamo dopo. Poi impostazione degli effetti ci permette di utilizzare i pad per aggiungere effetti come ad esempio il cambiavoce o il reverbero. Ok. Bene, torniamo ancora indietro. Quindi eravamo qui sul primo canale, abbiamo visto quali sono le impostazioni, dopo ritorniamo su impostazioni della voce, sugli effetti in particolare. Questo vale per tutti e 4 i canali, quindi adesso qua siamo nel canale 1, canale 2, canale 3, canale 4. Poi cosa succede? Arriviamo al canale 5, ovvero USB. In questo caso abbiamo soltanto il gain, il setting, eccetera, abbiamo impostazioni della voce, quindi ci porta sull'elaborazione dove abbiamo soltanto DSR, soppressore del rumore, e miglioramento dell'audio, e qui porta spento, talk e musica. Ok, quindi possiamo scegliere, lui equalizza in automatico in base a quello che c'è nel canale USB. Poi andiamo nel canale smartphone, quindi quello lì con il cavo. Stessa cosa, abbiamo impostazione della voce e più o meno quello che c'era nello stesso canale USB. Dopodiché andiamo nel canale Bluetooth e diversamente dagli altri, eccolo qui, diversamente dagli altri c'è accoppiamento, connesso, disconnesso, e anche qui impostazione della voce. Come vedi io ce li ho tutti spenti perché non li utilizzo, preferisco fare tutto dopo in post produzione.
Ok, poi abbiamo i pad dove abbiamo qui un sacco di possibilità. Qui abbiamo detto che abbiamo il fader. Dopodiché qui abbiamo, non solo possiamo scegliere il colore, ma possiamo andare a personalizzare, come vedi, anche il nome. Quindi dopo richiamarlo è molto molto più semplice. Come far partire i pad? Nei pad tu puoi mettere sia un loop, sia una canzone, sia delle voci, dei suoni, quello che ti pare, e li puoi far partire in base a questi elementi, ovvero puoi farlo partire quando premi e va fino alla fine, puoi farlo partire e quando ripremi lo stoppi, puoi farlo partire e va in loop fino a quando non lo ripremi, insomma puoi fare veramente di tutto, ok? Dopodiché c'è il livello. Questa è una cosa molto interessante perché una volta che tu hai caricato o registrato, adesso te lo faccio vedere, il tuo pad, hai la possibilità di modificare il volume. Ok, quindi se ti accorgi che il tuo pad rispetto ad altri pad o rispetto alle voci sta suonando più o meno forte, puoi con questo controllo andarlo a regolare. Questo è davvero davvero molto molto comodo. Ok, poi abbiamo come ti dicevo la possibilità di registrare, quindi il pad lo possiamo o caricare attraverso il software, cosa che è secondo me la scelta più comoda, oppure andarlo a registrare. Laddove vogliamo registrare una voce, vogliamo registrare qualsiasi cosa che poi assegniamo ai singoli pad, lo possiamo fare qui. Nelle avanzate c'è la possibilità di aggiungere degli effetti o meno, e quando facciamo partire un pad, quindi in effetto possiamo andare ad aggiungere gli effetti. In blip silenzia tutti gli altri ingressi, quando premiamo il pad effettivamente si silenziano tutti gli altri ingressi, quindi può essere utilizzato non tanto come pad musicale ma quanto come pad di utility se vogliamo. Il livello l'abbiamo visto prima, c'è la normalizzazione, quindi tutto assolutamente comodissimo. Questi sono i pad. Io li trovo veramente molto molto utili. Diciamo, adesso qui ho resettato per fartelo vedere pulito il Mixcast 4, ma di solito ho tutta una serie di suoni che faccio partire quando è necessario. Ok, andiamo. Quindi abbiamo visto gli 8 canali, ok? Sotto, come vedi, ci sono i pad, te l'ho fatto vedere prima, tutti programmabili, eccetera, eccetera. Ok, andiamo nel menu. Noi abbiamo visto finora questo, ok? Tutti questi ingressi qui. Quindi se ci muoviamo nel menu abbiamo visto la voce numero 1. La voce numero 2, quella col play, ti fa vedere semplicemente tutti, ma proprio tutti i podcast che sono stati registrati finora, e puoi andarli a personalizzare aggiungendo dei marker, aggiungendo insomma, personalizzando, sovrascrivendo delle posizioni nel caso in cui tu abbia già dei marker, eccetera. Qui puoi rinominarlo, qui puoi cancellarlo, quindi questo qui, diciamo, è la schermata, cioè il play, proprio dove ci sono le registrazioni. Questo qui è la schermata dei pad che abbiamo appena visto, quindi come ti dicevo è possibile accedere o direttamente da qui al menu, in maniera molto più facile con soltanto un clic, oppure andando qui e facendo 2 clic o anche di più in base a dove devi andare. Restano questi ultimi 2. Allora, questo qui è diciamo impostazioni hardware e possiamo vedere che in audio c'è USB Mix Minus, che io lo tengo sempre attivo perché mi è comodo per non far ritornare la voce nelle cuffie. Mixer automatico ce l'ho spento perché non voglio che lui mixi in automatico i livelli, cosa che per qualcuno potrebbe essere molto interessante. La prevenzione del feedback la tengo accesa, ma insomma non credo sia molto utile, però meglio averla accesa che spenta. Uscita a livello di linea ce l'ho spento, e modalità solo, quando è in solo io lo tengo attivo su pre-fader anziché post-fader, ma ovviamente è questione di gusto, non c'è un giusto e uno sbagliato. Tornando ancora qui, abbiamo visto audio, abbiamo multitrack. Questo qui ti chiedo di fare molta attenzione perché non tanto sul bypass FX, che come puoi vedere lui bypassa tutta la sezione di multi-effetti, ma è fondamentale quando registri multitraccia che sia acceso. Mi spiego, quando faccio registrazioni con i microfoni, quindi testo almeno 2 microfoni, ok? Se io tengo questo qui spento, il file che avrò alla fine sarà una registrazione stereo e quindi non ho i 2 canali separati. Se invece clicco qui, registrazione multipla sulla scheda SD, io ho i canali separati, ok? Per me è fondamentale perché dopo nel video posso trattarli singolarmente e farteli sentire alternati. Se io avessi un'unica traccia sarebbe molto più complesso, ok? Quindi questa cosa te lo dico perché ho sbagliato un sacco di volte, non mi sono ricordato più che altro e quindi ho fatto danni. Quindi se devi registrare soltanto un microfono, ok, oppure se devi registrare un gruppo, devi fare un podcast e ti serve alla fine soltanto un file stereo, va benissimo così. Se invece vuoi tutte le tracce separate, mi raccomando, questa funzionalità qui, ok?
USB delay, questa è un'altra funzionalità molto interessante. Se fai live streaming, e tu lo sai che se utilizzi fotocamere esterne, schede audio, microfoni esterni, dopo c'è sempre ritardo tra l'audio e il video. In questo modo tu puoi regolare i millisecondi del ritardo dell'audio rispetto al video. Ok, quindi questo è comodissimo. Lo fanno anche alcuni software, ma io ti consiglio di farlo direttamente qui perché questo qui dal mio punto di vista è molto più preciso e il settaggio è anche molto più avanzato rispetto a quello dei software. Ma se lo vuoi fare nel software, fallo anche lì. Se non hai questo, voglio dire, fallo nel software. Ma se hai il Tascam Mixcast 4, io ti consiglio di utilizzare questa funzionalità che è utilissima. Dopodiché c'è questo, che è semplicemente la lingua, regolazione della data e ripristino dati di fabbrica. Ok? Questo qui è per la luminosità. Nelle avanzate semplicemente c'è il misuratore di decibel. Te lo faccio vedere. Adesso è acceso, torniamo nella home e questo qui guarda gli indicatori. Quando invece andiamo qui e andiamo in avanzate e lo spegniamo, succede questo. Abbiamo una versione molto più semplice, quindi senza i numeri. Io non so a che cosa possa servire questo e perché non c'è di default. Secondo me è una cosa abbastanza inutile. Cioè questo qui dovrebbe essere sempre attivo di default, non vedi? Perché mi dà il meno 48, meno 20, meno 12 e 0. È molto più comodo questo rispetto a non averlo. Però non so, magari per qualche utilizzo può anche essere utile fare in quel modo. Benissimo. Adesso andiamo negli effetti. In quest'ultima parte invece ci concentriamo sugli effetti. Ok, adesso vediamo gli effetti per singolo canale, quindi prendiamo il primo canale, ok, e andiamo nelle impostazioni della voce. Benissimo, che cosa vediamo? Vediamo che in primis c'è tono e c'è, te lo faccio vedere attivandoli, profondo, mid, luminoso. Quindi sarebbe scuro, medio, chiaro. Ok, questa è la traduzione. Quindi se vogliamo un'equalizzazione già preimpostata, scura, mettiamo questo. Se vogliamo una voce più mediosa, mettiamo questo. Se vogliamo una voce più chiara, questo. Se invece vogliamo andare sul manuale, ci basta cliccare sul manuale, cliccare sul simbolino e andare a lavorare su bassi, alti e quello che viene chiamato eccitatore, che è un exciter, che nel caso in cui sia abilitato possiamo andare a lavorare sulla frequenza, sul rapporto e sul guadagno. Ok, quindi è una sorta di enfatizzatore di certe frequenze. Ecco, lui lo chiama eccitatore, ma è un enfatizzatore. Benissimo. Quindi qui abbiamo una versione molto semplificata dell'equalizzazione su bassi e su alti perché ti dà soltanto la frequenza e il guadagno. Tutto qui, non puoi fare altro, quindi anche qua frequenza e guadagno sia per gli alti che per i bassi. Ok, questo per quanto riguarda il tono. Per quanto riguarda il compressore abbiamo un compressore morbido, quindi un compressore molto leggero, un compressore più aggressivo, duro, oppure manuale. Cliccando su manuale, in questo caso abbiamo tutti i controlli che ci devono essere in un compressore, quindi la soglia, il rapporto, l'attacco, il rilascio e il guadagno, quindi nessun tipo di problema, ok? Il compressore è assolutamente completo. A differenza dell'equalizzatore, questo funziona, cioè funziona nel senso che ha tante regolazioni in più che ti permettono di regolare effettivamente molto molto bene il compressore. Torniamo indietro, disattiviamo anche questo e andiamo qui dove c'è l'elaborazione che prevede deesser, soppressore di rumore, rumore soppressore lo chiama lui, e ducking. Allora il deesser, se andiamo su, ovviamente possiamo disattivarli, possiamo attivarli e poi clicchiamo sul simbolino per andare a vedere quali controlli ci sono. Nel deesser c'è la soglia ovviamente e la frequenza, quindi noi andiamo a scegliere la frequenza delle nostre S sibilanti, dopodiché con la soglia andiamo a abbassare il gain fin quando le S diventano meno fastidiose, quindi molto molto semplice ma effettivamente efficace. Poi abbiamo il soppressore di rumore suddiviso tra filtro low cut, quindi tutto ciò che va a tagliare specifiche frequenze che sono al di sotto della voce, quindi molto comodo, soprattutto intorno agli 80 Hz, in modo che vai a tagliare frequenze che non sono proprio della voce, ma dove si possono annidare rumori di fondo. E il noise gate che serve ovviamente a attenuare i rumori di fondo, come puoi vedere, scegli tu i decibel, quindi molto molto interessante. Inoltre c'è, per ognuno di questi c'è la soglia, l'attacco e il rilascio, quindi in base a quello che vai a scegliere, filtro low cut, noise gate, c'hai la possibilità di settare per ognuno di questi la soglia, l'attacco e il rilascio. Può essere molto molto comodo perché sicuramente andare a gestire un attacco per esempio veloce, un rilascio veloce o un certo tipo di soglia basata sui decibel sicuramente può essere utile. Ok. Aspetta, ok. E poi abbiamo il ducking che semplicemente è quell'effetto che ti permette di avere una voce più alta rispetto alle altre, quindi di diminuire il volume ad esempio di una musica quando la voce inizia a parlare.
E quando la voce smette, la musica torna al livello che avevi prestabilito. Quindi questo, diciamo, è l'effetto ducking, che può essere sicuramente molto interessante. Ok, questi qua sono gli effetti. Io ce li ho tutti spenti. Ce ne sono altri? No. Okay. Io ce li ho tutti spenti perché non li utilizzo. Non utilizzo nessun tipo di effetto su questa macchina, non perché non siano buoni, sono sicuramente decenti, ma perché preferisco fare tutto in post-produzione. Quindi questo è il motivo per cui io registro semplicemente qui, dopodiché prendo la scheda SD, la metto nel computer e lavoro direttamente lì. Quindi questo è il modo in cui io utilizzo il Tascam Mixcast 4. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. È stato un video più lungo rispetto al solito, ma spero tu abbia apprezzato il dettaglio che ho cercato di darti nell'analizzare tutte le singole componenti del Tascam Mixcast 4. Tascam Mixcast 4, che è lo strumento che io utilizzo per fare tutti i video su YouTube, quindi tutto l'audio dei miei video su YouTube passa sempre attraverso il Tascam Mixcast 4. Spesso lo porto in giro per fare registrazioni per clienti, fare altro tipo di registrazioni, quindi è un macchinario che utilizzo quasi quotidianamente e mi ci trovo davvero molto bene. Spero, se lo stai utilizzando magari ti ho spiegato qualche funzionalità in più che non conoscevi. Se invece stai valutando di comprarlo, probabilmente questo video ti sta aiutando nella scelta. Io ti ringrazio, ovviamente qualsiasi dubbio, curiosità, perplessità su questa macchina e non solo, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie, ciao!